Buondì a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo scaldacuore con spacco che io ho deciso di chiamare abbraccio. Questo perché il filato che ho utilizzato è l'abbraccio della Mistrico Filati, questo gomitolone da 100 grammi che misura 150 metri e che sapete è 100% microfibra. Ho deciso di optare per questo filato perché io voglio poter indossare questo scaldacuore sia in inverno con sotto lupetto o anche in primavera e in estate con sotto un bel top, un body come in questo momento o un vestitino nelle serate più fredde dove c'è più umidità. Per quanto riguarda il quantitativo, io per una taglia S ho utilizzato 3 gomitoli lavorando con l'uncinetto del 6,5, taglia M ve ne occorrono 4, taglia L ve ne occorrono 5. Vi faccio vedere anche altri colori a disposizione, ma sul sito ne trovate veramente tantissimi, guardate qui che meraviglia. Mi raccomando però, se non volete fare uno scaldacuore ma volete trasformarlo in una maglia, aumentate di un gomitolo a seconda di qualsiasi taglia siate. Quindi se siete una taglia S prendete 4 gomitoli, se siete una taglia M ne prendete 5, se siete una taglia L ne prendete 6. Questo, ripeto, se volete fare la maglia più lunga e quindi non a scaldacuore. Per quanto riguarda la lavorazione, è una lavorazione a T, sono 2 giri che vanno ripetuti e sono semplicissimi. Si fanno prima 2 rettangoli, uno per il dietro e uno per il davanti, e quello sul davanti ha un motivo in più per avere lo scollo un po' più largo. Fatti questi 2 rettangoli, la cui lunghezza va da un braccio all'altro, vanno cuciti sotto e all'altezza spalle. E io qui vi ho detto nella mia naturalmente quanto è lungo il rettangolo e quanto sono andata a cucire fino allo spacco, quanto misura lo spacco e la cucitura successiva dopo. Però non vi preoccupate, potete anche cucire tranquillamente fino tutta la manica senza fare appunto lo spacco. Quindi una volta fatto questi 2 rettangoli e cuciti insieme si lavora il pezzo di sotto, quindi si va a fare la maglia. Io mi sono fermata per fare arrivare la maglia diciamo un po' sopra i fianchi alla vita, però voi potete farla anche più lunga, quindi come vi ho detto procedere fino alla lunghezza desiderata. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso, il nostro scaldacuore in realtà, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea abbraccio. Il colore che ho scelto io è lo 05, l'abbraccio vi ricordo che è una microfibra doppia. Lavoreremo con l'uncinetto del 6,5 e qui vi faccio vedere il campione del punto. Andremo a realizzare innanzitutto 2 rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro. La lavorazione che andremo a fare si ottiene di un multiplo di catenelle di 6 più 7 che servono per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Per quanto riguarda i 2 rettangoli, le catenelle sono la lunghezza che va da un braccio all'altro. Io non voglio farla troppo lunga, voglio che mi superi il gomito, però non voglio la manica lunga perché voglio poter indossare questo scaldacuore sia in inverno con sottolupetto sia in primavera e in estate con sotto un top o un vestitino leggero. Comunque dicevo, questi 2 rettangoli, quindi le catenelle devono andare da un braccio all'altro, come passando per le spalle e per la parte avanti giustamente, e i giri che andremo a fare, che sono 2 giri che vanno sempre ripetuti, sono l'altezza deve corrispondere all'altezza dei vostri scalfi. Ora, come vi ho detto, io la parte avanti e la parte dietro, i 2 rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro, per quello avanti io metterò un motivo in più rispetto a quello dietro, quindi 6 catenelle in più. E io suggerisco per le taglie più grandi delle mie, quindi la taglia S, M e L, a parte mettere le catenelle in base a quanto lo volete lunghe le vostre maniche, ma se volete fare lunghe come le mie, vi consiglio a questo punto di andare a mettere, rispetto a quello che vi dico io, un motivo in più rispetto al mio per il davanti per una taglia M e 2 motivi in più per una taglia L, e dietro la stessa cosa, per la taglia M un motivo in più rispetto a me, per la taglia L 2 motivi in più rispetto a me. Questo se volete fare la lunghezza uguale. Se volete fare più lunga o più corta, allora in quel caso decidete voi quante catenelle mettere. Io per il rettangolo avanti vado a mettere 115 catenelle, mentre per il rettangolo dietro 109. Ricordo, multiplo di 6 a cui vanno aggiunte 7 catenelle finali per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi io per quello davanti 115 catenelle, per quello dietro 109 catenelle. 115 catenelle io già ho fatto il primo, sto già facendo il primo rettangolo. Con l'uncinetto numero 6 mi arriva una larghezza di circa
circa 116 centimetri. Detto ciò, quindi vi posso far vedere i due giri che vanno sempre ripetuti e vi dico già che sono veramente semplicissimi. Andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la catenella di base, entro nella seconda e vado a realizzare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, quindi salto una catenella, entro nella seconda e vado a fare un ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il giro. Facciamo ultima volta insieme, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle di salto 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Per terminare il primo giro salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, salto una catenella e vado a fare una maglia alta nella penultima catenella, una maglia alta nell'ultima catenella. Come sapete io preferisco sempre mettere qualche catenella in più, in questo caso un campione ne ho messo anche di più rispetto a quelle che mi servono, così poi le posso andare a sciogliere. Meglio quando faccio metterne qualcuno in più, soprattutto quando dobbiamo montare molte catenelle e i giri sono andati e ritorno, piuttosto che averne in meno e quindi poi bisogna sfilare tutto il giro e rifare da capo. Ok, quindi così vi ho fatto vedere anche come si sfila. Quindi abbiamo fatto il nostro primo giro, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta dove abbiamo la seconda maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo, quindi vado dove ho l'archetto del ventaglio e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo il ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo. Andiamo nell'archetto del ventaglio, andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle, andiamo nella maglia bassa e andiamo a fare il nostro ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi bisogna fare questo per tutto il giro. Lo facciamo ancora un'ultima volta insieme, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto del ventaglio e scusatemi, 2 catenelle di separazione e andiamo a fare la fine del giro, entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia alta sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte, quindi una e 2. E abbiamo terminato così anche il secondo giro e adesso bisogna ripetere il primo giro. Avendo una base diversa ve lo faccio vedere. Andiamo a fare questa volta 3 catenelle che sono sta prima maglia alta,
una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa, la maglia alta, e poi rifacciamo dove prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho l'archetto del ventaglio e vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo, ventaglio nella maglia bassa, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, vado nell'archetto del ventaglio, maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho l'archetto del ventaglio e vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle e vado a terminare il giro, vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, quindi il mio ventaglio, e poi senza fare alcuna catenella vado a fare le ultime 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta del giro precedente, quindi scusatemi, una maglia alta entrando nella terza catenella. Quindi questi sono i 2 giri che vanno sempre ripetuti e vedete questa è la lavorazione che viene alternata, dove nel primo giro si inizia con il ventaglio, cioè le 2 maglie alte e poi il ventaglio senza fare catenelle di separazione, e si termina con il ventaglio e le 2 maglie alte, mentre quando si fa il secondo giro si inizia sempre con le 2 catenelle e la maglia bassa nel ventaglio. Vedete che si alterna a ogni giro ventaglio, maglia bassa, ventaglio, maglia bassa, ventaglio, maglia bassa. Io adesso finisco di fare il mio primo rettangolo, vi dirò quante volte sono andata a ripetere questi 2 giri e poi vediamo appunto come procedere con la lavorazione. Allora, ho terminato il mio primo rettangolo. Vi ricordo che con le catenelle a me la parte avanti, perché la parte avanti la faccio più grande rispetto a quella dietro di un motivo, è lunga circa 116 centimetri. Ho lavorato i 2 giri per 1 2 3 4 5 volte e poi ripetuto nuovamente il primo giro per un'altezza di 16 centimetri, e per me che sono una taglia S va più che bene. Per una taglia M io vi consiglio di ripetere i 2 giri per 7 volte, mentre per una taglia L vi consiglio di ripetere i 2 giri per almeno 9 volte. Una volta fatto questo rettangolo vado a fare quello dietro, dove vi ricordo che io andrò a fare un motivo in meno, e consiglio anche per tutte le altre taglie, anche per chi ha fatto le maniche più corte rispetto alle mie, di fare comunque un motivo in meno nella parte dietro rispetto a quella avanti. Ho terminato anche il secondo rettangolo e adesso andiamo a mettere i marcapunti. Allora, io ho lasciato liberi, diciamo così, sì, liberi 6 gruppi di ventagli, quindi 1 2 3 4 5 6, e ho messo il marcapunti dove ho le maglie basse. Stessa cosa da quest'altro lato. Sono andata a mettere 1 2 3 4 5 6 ventagli liberi e ho messo il marcapunti nella maglia bassa sia avanti che dietro. Mi raccomando, quando andate a posizionare, mi sono dimenticata di dirle, quando andate a posizionare i 2 rettangoli, le catenelle iniziali devono essere nella parte di sopra, in modo tale che adesso che lavoreremo il corpo della maglia la lavorazione continuerà sotto. Altra cosa per le altre taglie diverse dalla mia, diciamo che comunque da un marcapunti e l'altro dovete avere la circonferenza dei vostri seni e qualche centimetro in più. Io da un marcapunto all'altro ho circa 42 centimetri. Voi sapete che solitamente io per il seno metto 40 centimetri, però come l'ho detto non volevo farla stretta, questo scaldacuore lo volevo un po' più largo del solito, e quindi sono andata a mettere 42, che diciamo corrispondono, poi facendo il totale 42 avanti e un po' dietro o meno, perché vi ricordo che dietro ho un motivo in meno rispetto alla davanti, perché davanti ho 1 2 3 4 5 6 7 motivi, mentre dietro ne ho solamente 6. Avanti abbiamo il seno, quindi va benissimo il motivo in più sul davanti. Quindi dicevo,
diciamo che comunque come circonferenza mi trovo superiore agli 80 centimetri, che sono la circonferenza che solitamente io faccio per il seno. Quindi le taglie più grandi delle mie, io vi consiglio di naturalmente di mettere i marcapunti, magari se avete montato le stesse catenelle mie taglia M, andate a mettere il marcapunti dove avete il sesto ventaglio, quindi non dove dopo la maglia bassa, ma dove avete appunto il ventaglio. Mentre per quanto riguarda la taglia L, io vi consiglio di andare a mettere il marcapunti dopo la maglia bassa del quinto motivo, quindi del quinto gruppo, quindi 1 2 3 4 e 5 mettete la maglia bassa, in modo tale che nella marcapunti nella maglia bassa, in modo tale che avete più circonferenza. Però dipende sempre se avete messo lo stesso numero di catenelle mie o se avete fatto le maniche più lunghe o più corte. Detto ciò, quindi io adesso vado a fare la lavorazione, lavoreremo sempre lo stesso punto in tondo, e questa volta mi raccomando, se io ho messo i marcapunti dove ho la maglia bassa inizierò col ventaglio, se voi invece avete messo nel ventaglio inizierete con il punto, con la maglia bassa. Non cambia niente, rispettate sempre che dovete alternare, se a un giro avete il ventaglio, il giro successivo dovete avere la maglia bassa e il giro successivo ancora di nuovo il ventaglio. Quindi adesso andiamo a vedere appunto il corpo della maglia, dello scaldacuore. Allora, quindi devo iniziare a lavorare il corpo della maglia. Ho tolto il mio marcapunti, così vedete qui ho la maglia bassa e la maglia bassa sia avanti che dietro. Lavoro sempre con l'uncinetto del 6,5, prendo il filo cioè prendo l'uncinetto e dentro entrambe le maglie basse mi aggancio e vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una catenella di separazione, prendo il filo, entro sempre nella maglia bassa avanti e dietro e vado a fare un'altra maglia alta, in modo tale appunto da realizzare il mio ventaglio, e poi vado a lavorare come ho sempre lavorato. Quindi vado a fare 2 catenelle, entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare il mio ventaglio. Quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, continuo così fino ad arrivare al secondo marcapunti e vi farò vedere di nuovo come andare a fare appunto la lavorazione. Mi raccomando, per chi ha il marcapunti nel ventaglio deve iniziare con la maglia bassa. Naturalmente la maglia bassa va fatto entrando nel ventaglio sia avanti che dietro. Allora sono arrivata al mio secondo marcapunti, vedete ho le maglie basse, lo vado a togliere e quindi prendo il filo, entro sia nella maglia bassa del davanti che in quella dietro e vado a fare una maglia alta, catenella e di nuovo rientro sia avanti che dietro e vado a fare un'altra maglia alta e poi torno a lavorare normalmente. 2 catenelle, vado nell'archetto del ventaglio, maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho il mio la mia maglia bassa e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, continuo così. Vi faccio vedere come terminare il giro e come iniziare poi il secondo. Mi raccomando, naturalmente ripeto, chi ha iniziato con la maglia bassa quando andrà a fare il giro successivo dovrà iniziare appunto invece con il ventaglio. Non cambia niente, ricordatevi sempre che dovete alternare nei giri maglia bassa, cioè maglia bassa, ventaglio, maglia bassa, ventaglio. Allora sto terminando il primo giro, entro nella terza catenella dove aver fatto le 2 catenelle e vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto dell'angolo, o mi alzo con una catenella o poi vado a fare direttamente la maglia bassa e poi 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare il mio ventaglio. Quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho il ventaglio e vado a fare la mia maglia bassa. Quindi questi sono i 2 giri da ripetere. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere i 2 giri e poi quanto sono andata a cucire per la parte superiore, in modo tale da vedere anche per le maniche come sono andata a realizzare.
Allora, ho terminato la parte di sotto, ho ripetuto i 2 giri per 7 volte e come lunghezza va più che bene, perché a me è 17 centimetri e mi arriva proprio ai fianchi, un po' più sopra dei fianchi, quindi è perfetto. Naturalmente per chi deve farla più lunga va a fare più motivi. Per quanto riguarda invece le spalle, per la cucitura sopra io ho deciso di fare anche un foro qui. Sono andata a cucire dall'esterno verso l'interno per 26 centimetri, ho lasciato liberi 10 centimetri e poi sono andata a cucire per altri 6 centimetri e ho fatto la stessa cosa da quest'altra parte. Ho cucito per 26, messo 10 liberi e cuciti per altri 6 e quindi ho lasciato lo scollo che non è né strettissimo né larghissimo, è una via di mezzo, perché volevo appunto creare questi piccoli fori nelle braccia, un poco dopo le spalle. Quindi naturalmente voi potete andare a cucire per tutta la lunghezza se non volete fare i fori, e come vi ho detto potete fare tutta la lunghezza che desiderate. Quindi anche questa creazione è terminata.